Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei soffermarmi su una domanda che ho ricevuto tempo fa. L'avevo inclusa in una sessione di domande e risposte in passato, però non mi ci ero soffermata troppo perché appunto era una raccolta di domande e di risposte e quindi non ho potuto dilungarmi troppo su ogni singola domanda. Però oggi ci prendiamo il tempo per parlare di questo argomento, perché forse avete vissuto la stessa cosa anche voi. Il commento originale è in inglese, come vedete sullo schermo, io ve lo traduco in italiano. Il commento è il seguente. Quando guardo i tuoi video capisco la maggior parte di quello che dici. Quando guardo produzioni italiane, come Suburra su Netflix, capisco molto meno. Ascolto in italiano, ma leggo contemporaneamente i sottotitoli in inglese. Perché la lingua italiana nei film o nelle serie TV sembra diversa? È perché è più gergale? Vediamo nello specifico il caso Suburra. Questa serie TV è ambientata a Roma e per serie TV e film italiani l'ambientazione geografica è molto spesso caratterizzante dal punto di vista linguistico. Quindi se un film è ambientato a Roma, molto probabilmente i personaggi saranno caratterizzati linguisticamente e quindi parleranno o dialetto romano o comunque un italiano regionale con un forte accento romano. Lo stesso vale per film ambientati a Milano, a Firenze, a Bari, a Palermo e via dicendo. Quindi, tornando a Suburra, i personaggi sono di vario tipo. Ci sono personaggi di diverse estrazioni sociali e ci sono 3 lingue nella serie TV. Abbiamo l'italiano, il dialetto romano e la lingua romani, perché ci sono anche personaggi facenti parte delle comunità Sinti e Rom. Quindi, quando noi diciamo guardo Suburra per imparare l'italiano, attenzione, perché in realtà l'italiano è la lingua minoritaria in questa serie TV. Un'altra caratteristica è la riproduzione del parlato. No? Nelle serie TV, nei film, molto spesso per dare proprio autenticità al prodotto si riproduce il parlato e il parlato è caratterizzato dall'uso frequente di abbreviazioni e omissioni, dalla velocità dell'enunciazione e dalla ricchezza di riferimenti culturali impliciti. Oltre all'aspetto puramente linguistico, c'è anche, secondo me, da considerare l'argomento dei dialoghi. Veniamo catapultati in una realtà che non è la nostra e quindi non conosciamo molte delle parole che sono usate nei dialoghi. Sappiamo che quando impariamo una lingua straniera tendiamo come prima cosa a imparare parole che ci permettano di riferirci a noi stessi e a chi e a cosa ci sta intorno. Possiamo definirlo un vocabolario di prossimità. Poi, man mano che avanziamo di livello, il nostro vocabolario si espande per raggiungere anche situazioni e realtà lontane da noi. Quindi, come vedete, non è proprio semplicissimo guardare, seguire e capire una serie TV in lingua originale, perché ci sono tutte queste cose che devono essere messe in conto. E infatti è proprio qui che voglio aprire una parentesi. Allora, sinceramente non mi trovo molto d'accordo con chi consiglia serie come Suburra o Gomorra per imparare l'italiano, per fare pratica della lingua italiana. Ovviamente le persone possono guardare quello che vogliono. Su questo non ci piove. Quello che sto dicendo non è che non dobbiate guardare queste serie TV, perché ovviamente per interesse e curiosità personale potete fare quello che volete. Il mio dubbio riguarda proprio l'aspetto didattico, cioè penso che sia estremamente controproducente guardare questo tipo di serie TV
per imparare l'italiano, perché come abbiamo appena visto, di lingua italiana c'è ben poco. Anche per esempio in Gomorra non c'è la lingua italiana, c'è la lingua napoletana. Anche noi dobbiamo usare i sottotitoli in italiano per capire quello che viene detto. Quindi rimango sempre molto perplessa quando vedo su internet i consigli, le serie TV da guardare per imparare l'italiano. Al primo posto Gomorra. Mi cascano le braccia perché è un consiglio che non trovo didatticamente consono. Poi ovviamente potete guardare Gomorra per piacere, per divertimento, per interesse, per curiosità personali, benissimo, però per imparare l'italiano forse no, perché nella serie TV di italiano c'è ben poco, linguisticamente parlando. Ci sono anche tante serie TV e tanti film che dal punto di vista linguistico sono più neutri, sia nell'accento sia nell'uso di parole ed espressioni. Quindi se volete, se vi interessa, posso mettere insieme una breve lista di film e di serie TV in cui la lingua è abbastanza neutra da non rappresentare troppo uno scoglio per la comprensione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Veniamo ora alle caratteristiche linguistiche dei miei video. Nei miei video io parlo italiano, sia nelle lezioni di grammatica, di vocabolario, sia nei vlog. Nonostante nei vlog io usi una lingua più informale, più rilassata rispetto alla lingua che uso nelle lezioni. Ma in ogni caso è un italiano abbastanza neutro. Dal punto di vista dell'accento, un po' si sente il mio accento romano, però non rappresenta un ostacolo alla comprensione, credo, perché comunque cerco di neutralizzarlo il più possibile. Dal punto di vista del vocabolario non mi lascio troppo andare a costruzioni o frasi dialettali. Alcune caratteristiche dei miei video sono il ritmo che favorisce la comprensione, correttezza grammaticale, pronuncia chiara e l'argomento dei miei video è la lingua italiana per studenti stranieri, quindi io affronto argomenti di grammatica, di vocabolario, di lingua in generale e di cultura. Il mio obiettivo è quello di farvi capire la grammatica, la lingua. Ma la cosa più importante è che voi siete studenti di italiano, ma non siete madrelingua. Questo è un punto fondamentale. Il mio pubblico è formato da persone straniere che vogliono imparare la lingua italiana come lingua seconda o lingua straniera. Al contrario, il pubblico delle serie TV è un pubblico madrelingua che guarda i film e le serie TV a scopo ricreativo, per intrattenimento. Gli sceneggiatori non semplificano la lingua dei dialoghi, anzi, cercano di renderla il più possibile realistica per il contesto della storia che vogliono raccontare. Non voglio dire che i miei video o i video di lingua che si trovano su YouTube non siano autentici. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che c'è un obiettivo diverso dietro. Nel commento con cui abbiamo aperto la chiacchierata di oggi, lo studente dice: ascolto in italiano, ma leggo contemporaneamente i sottotitoli in inglese. Per quanto i sottotitoli possano sembrare un aiuto, a lungo andare possono rivelarsi una gabbia da cui è difficile uscire. Perché i sottotitoli nella vostra lingua madre sono come un cuscino morbido su cui cadere. Quindi, se cadete su un cuscino morbido, non vi fate male. E invece imparare una lingua vuol dire a volte anche farsi male.
è come se avessimo sempre un legame con la nostra lingua madre, che ovviamente non dobbiamo perdere perché è la nostra lingua madre, la parliamo costantemente, però quando impariamo una lingua straniera è bene distaccarsi un po' dalla nostra lingua, no? Perché altrimenti non ci immergiamo mai veramente nella lingua che stiamo studiando. Mi è capitato molto spesso di ricevere messaggi o commenti in cui le persone si arrabbiavano perché io non spiego in inglese, per esempio. Se il video è la vostra unica fonte di italiano, non può essere in un'altra lingua la spiegazione, deve per forza essere in italiano. Però di questo possiamo parlare un'altra volta se vi va. Torniamo ai sottotitoli. Voglio invitarvi a lasciare andare i sottotitoli nella vostra lingua madre. I sottotitoli in italiano, secondo me, sono un ottimo modo anche per abituarsi ad associare il suono della parola alla parola scritta. Quindi quello sì. Il percorso ideale potrebbe essere questo: passare gradualmente dai sottotitoli nella vostra lingua ai sottotitoli in italiano e poi eventualmente toglierli completamente. Però il passaggio più importante è quello da sottotitolo nella vostra lingua madre a sottotitolo in italiano. Questo è il passaggio fondamentale, secondo me, secondo il mio punto di vista. Allora, io per oggi mi fermo qui perché vi ho rintontito di chiacchiere. Grazie mille per aver guardato questo video o per averlo ascoltato e vi do appuntamento al prossimo. A presto, ciao!